Gli incendi boschivi rappresentano una delle principali minacce per gli ecosistemi naturali, causando danni significativi alla flora, alla fauna e alla qualità del suolo. Il passaggio del fuoco, infatti, modifica profondamente gli equilibri e le molteplici interconnessioni di un ecosistema, con danni che possono essere estremamente variabili. Dopo un incendio, infatti, il terreno diventa più vulnerabile all'azione degli agenti atmosferici e in tal senso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, come per esempio la posa di stuoie di paglia o la semina di piante pioniere, aiuta molto a stabilizzare il suolo e a favorire quindi il ritorno della vegetazione originaria. Il primo passo nel ripristino ambientale è per forza di cose la valutazione dei danni, perché solo questo ci permette di determinare le azioni più appropriate per la rigenerazione dell'area interessata. Tra le strategie più utilizzate vi sono la piantumazione di specie vegetali autoctone, la creazione di barriere naturali per contenere l'erosione e il monitoraggio anche della fauna per favorire il ritorno delle specie locali. Il ripristino ambientale di tali territori non è solo una questione ecologica, ma anche un problema sociale ed economico, in quanto le foreste e le aree naturali forniscono una serie di servizi ecosistemici e risorse fondamentali per il benessere delle comunità locali. Solo attraverso l'impegno congiunto di istituzioni, esperti e cittadini è possibile ricostruire ecosistemi resilienti ma soprattutto sostenibili. Durante il corso saranno fornite linee di indirizzo per il recupero, la conservazione, la tutela e la gestione di questi ecosistemi danneggiati dal fuoco il programma didattico prevede che il corso si svolga in 36 ore su 5 giorni, quindi dal lunedì al venerdì, e comprende attività sia in campo che fuori campo. Le lezioni sono improntate su un dialogo di reciproca conoscenza in modo tale che si possa favorire un clima d'aula e soprattutto proficui scambi di esperienze, oltre che sperimentare le lezioni apprese. I docenti sono militari dell'Arma con pluriennale esperienza nei settori di competenza sia a livello nazionale che a livello internazionale, accademici ed esperti di settore esterni. I requisiti dei frequentatori abbiamo pensato a funzionari ministeriali, decision maker e personale a livello strategico nella gestione ambientale. Pertanto i lavori si apriranno con una presentazione dei lineamenti del corso, delle attività che l'Arma dei Carabinieri svolge in materia di protezione e tutela dell'ambiente, e a seguire saranno affrontati e discussi una serie di temi, tra cui lo sviluppo di un piano di recupero sulla base dell'analisi del contesto ambientale e anche socio-economico, delle strategie migliori di conservazione per le specie autoctone più adatte e uno studio preliminare delle azioni da porre in essere. Pertanto ci sarà anche una parte dedicata alla riqualificazione ambientale, che sarà focalizzata sulle tecniche di bonifica delle aree percorse dal fuoco e la realizzazione di vivai per la riproduzione delle specie poi da utilizzare, e questo sarà possibile basandosi su tecniche di riproduzione sia in situ che ex situ. La gestione ambientale prevede studi per la realizzazione con tecniche innovative di manufatti e accessi pedonali, in modo che vi possa essere poi una fruizione sostenibile e una banca dati biotici per la gestione a lungo termine, oltre che a tecniche di sorveglianza e controllo attraverso la creazione di circuiti virtuosi, dove la cittadinanza attiva è sicuramente un elemento importantissimo, e così come lo studio e la proposizione di modelli di fruizione partecipata, divulgazione ed educazione, perché è fondamentale che vi sia una presa di coscienza dell'importanza di queste attività e quindi il coinvolgimento attivo nel processo cognitivo e conoscitivo e la sensibilizzazione della popolazione stanziale, in modo tale che si possa avere maggiore sostenibilità poi del progetto. In conclusione sarà previsto un momento dedicato alla restituzione di quanto appreso e una cerimonia finale di consegna degli attestati per tutti i partecipanti.